Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la stola che avete già intravisto nelle slide, che si va perfettamente a coordinare con la pochette del video precedente. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre, come sempre, a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. L'occorrente per realizzare questo progetto consiste in un filato di ciniglia. Io ho scelto l'Avril di Casa Tessiland nella variante prugna, come esattamente per il video precedente. Lavoro questo progetto con un uncinetto numero 4,5. Servirà poi un marcapunti, una godalana e un paio di forbici. Possiamo passare al tutorial. La stola che sto realizzando sarà lunga circa 1,20 m. Il multiplo di lavorazione del punto è di 6+1. Vado quindi a realizzare una catenella che sia lunga 120 cm e che abbia un multiplo di 6+1. Per raggiungere i miei 120 cm ho impiegato 138 catenelle. A queste 138 ne aggiungo una e rientro nella seconda dall'uncinetto con una maglia bassa. A questo punto realizzo 7 catenelle. E salto 5 maglie di base. Con il filato in ciniglia è un pochino più complesso andare a recuperare i nostri punti. Pian pianino ci farete l'occhio. Ora cercherò di stringere un po' l'inquadratura per farvi vedere un pochino meglio. Eccoci qua. Abbiamo il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. Entriamo nel sesto punto con una maglia bassa. E replichiamo altre 7 catenelle. Saltiamo di nuovo 5 maglie di base. 1, 2, 3, 4, 5. Ci inseriamo nella sesta con una maglia bassa. La prima riga sarà strutturata in questo modo: 7 catenelle, saltiamo 5 maglie di base e ci andiamo ad ancorare nella sesta con una maglia bassa. Arrivati all'ultimo punto, saltiamo 5 maglie di base e ci chiudiamo nell'ultima con una maglia bassa. Sto realizzando naturalmente il progetto su un campione, quindi la catenella che voi vedete iniziale è un pochino più piccola. Ho realizzato infatti solamente 30 maglie, ma il lavoro è esattamente lo stesso su 138. La seconda riga si struttura con 7 catenelle, voltiamo il lavoro e andiamo ad ancorarci con un punto basso nell'archetto successivo, inserendo l'uncinetto dentro lo spazio, maglia bassa, 7 catenelle di nuovo, archetto successivo, maglia bassa, e la seconda riga di lavorazione è strutturata interamente in questo modo: 7 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo. Vi faccio vedere come termina la seconda riga. Siamo all'ultimo archetto, maglia bassa. Da qui realizziamo semplicemente 3 catenelle e realizziamo una maglia altissima nella maglia bassa che abbiamo realizzato ad inizio giro, la prima maglia bassa che abbiamo realizzato nel ritorno delle catenelle di base. La prima si riconosce, dopodiché ce le andremo tutte a marcare per non perdere il segno.
3 catenelle le abbiamo eseguite, 2 volte filo sull'uncinetto e ci inseriamo nella maglia bassa con una maglia altissima. Terza riga, realizziamo una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo immediatamente a realizzare una maglia bassa sopra la maglia altissima che abbiamo realizzato precedentemente. Quindi maglia bassa e marchiamo subito il punto, così da trovarcelo comodo poi al giro di ritorno. Ora 7 catenelle, saltiamo l'archetto che abbiamo immediatamente sottostante e ci ancoriamo con un punto basso nell'archetto successivo. 7 catenelle, archetto successivo, punto basso e andiamo avanti. 7 catenelle, archetto successivo, punto basso fino alla fine della riga, che vi faccio vedere tra poco come si conclude. Concludiamo la riga con 7 catenelle ed una maglia bassa nella quarta catenella delle ultime 7 dell'ultimo archetto. 1, 2, 3, 4. Eccoci con la nostra maglia bassa. Da questo punto in poi proseguiremo la lavorazione replicando alternativamente la riga 2 e la riga 3. Potete naturalmente mettere indietro il video qualora vi foste persi qualche passaggio e non vi fosse ancora chiaro qualche inizio e qualche fine riga. Io proseguirò per un'altezza di circa 35 cm. Naturalmente possiamo andare a variare questa altezza in base alla nostra esigenza. Io sto realizzando una stola che può trasformarsi in sciarpa, pertanto mi serve comunque un volume abbastanza importante, quindi mi fermerò sui 35 cm di altezza. Eccomi qua con la vera stola che sto realizzando. Io mi sono alzata per circa 35 cm. Vedete che poi la stola si presta davvero a molti indossi, possiamo anche utilizzarla come vera e propria sciarpa e possiamo sia appunto stropicciarla un pochino che utilizzarla bella distesa. Una volta arrivata alla fine dei miei giri, delle mie righe, realizzo una catenella che marco e rifinisco il lato corto della mia stola con una riga di andata e di ritorno a punto basso. Per poterla realizzare io sfrutterò ogni asolina che mi trovo nel cammino. Vedete? Tutti questi punti non li vado a prendere sotto, quindi non lavoro lo spazio, lavoro l'asolina punto per punto. Ogni asolina disponibile verrà lavorata con un punto basso in questo modo. Senza tirare il lavoro andiamo a creare un piccolo bordino di rifinitura che ci allungherà anche un pochettino la nostra stola. Io ho scelto di realizzarla di circa 1,20 m perché voglio che si adatti a quanti più utilizzi possibile, dalla stola da appoggiare sopra le spalle a una piccola sciarpa che infonda calore se inserita all'interno di un cappotto, ma che non faccia tanto spessore. Andiamo avanti in questo modo. Per una riga di andata ci alziamo con una catenella, una di ritorno e replichiamo dall'altro lato. Nascosti i fili, il progetto è terminato. Sicuramente non riesco a farla stare tutta in camera, ma senz'altro l'avrete vista ancora meglio sia nelle immagini di copertina che nelle slide di inizio video. Questa stola necessita di 130 grammi di
filato ed è la dimostrazione, insieme alla pochettina in coordinato uscita la scorsa settimana, che con delle catenelle e dei punti bassi si possono ottenere dei risultati strabilianti. Infatti questo coordinato super chic si compone esclusivamente di queste due tipologie di punto. Ho voluto creare una piccola parentesi proprio per chi è alle primissime armi con l'uncinetto o per chi necessita di un'idea di facile e veloce esecuzione, perfetta tra l'altro anche come idea regalo. Come ripeto, questa stola è davvero molto versatile perché possiamo poggiarla sulle spalle in tutta la sua ampiezza, ma possiamo anche andare a stringerla e a trasformarla in una vera e propria sciarpa che non ingombra tantissimo al di sotto dei cappotti, in quanto le misure finali sono 35 x 125. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, vi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.